Vediamo se riconosci questa frase storica del jazz. Hai capito chi è il musicista che ha suonato questa frase? Se non la conosci è un po' grave, scusa se mi permetto dal mio punto di vista. Dai, scherzi a parte, anche se grave veramente. È una frase di Cannonball Adderley dall'album Milestones di Miles Davis, un disco assolutamente storico. Se non l'hai mai ascoltato, vai immediatamente ad ascoltarlo, anzi, comprati il disco come faccio io. È un disco del 58 dove ci sono tutti i componenti storici del quintetto di Miles, quindi c'è Coltrane al tenore, c'è Cannonball all'alto, Davis alla tromba, poi c'è Philly Joe Jones, qui però c'è Red Garland anziché Wyndham Kelly al piano. Ok, che cosa ha di particolare questa frase? Secondo me tutto. In questa frase, in queste, non dico poche note perché non sono pochissime, però in questa breve frase è secondo me veramente racchiuso proprio il genio di Cannonball Adderley. Perché? Perché questo brano, innanzitutto ve lo faccio ascoltare, magari suono anche la chitarra sotto così vi fate un'idea di come funziona armonicamente il brano, un brano famosissimo, credo che molti di voi già lo conoscano. Questa è la, poi il bridge. Armonicamente siamo su un brano modale, quindi è piuttosto semplice la struttura, l'architettura di questo brano, cioè abbiamo due A, una B ed una A, dove nella A abbiamo integralmente su tutta la prima parte questo accordo. D'ora in poi parlerò in tonalità del baritono, è inutile parlare in tonalità reale perché tanto sto ragionando dal punto di vista del sassofonista. Quindi abbiamo il Mi minore settima, per 6 battute, poi su questo stacco qui abbiamo invece il Fa diesis minore settima. E poi nel bridge, nella B, abbiamo per tutta la B, per tutte e 16 le battute, l'accordo di Fa diesis minore settima. Quindi è un brano suonato, pensato su due accordi, quindi due zone modali, che sono quella del Mi dorico e quella del Fa diesis minore naturale, eolio se volete pensare come modale, modale come volete voi. Quindi vi suono lentamente la frase di Cannonball proprio per farvi capire innanzitutto già la genialità di partire, di iniziare il solo con una frase blues in cui fa immediatamente una sostituzione. È vero che voi potreste dire che le sostituzioni nel jazz sono all'ordine del giorno, però è vero anche che fare una sostituzione subito, così all'inizio del solo, è veramente qualcosa di molto forte. Ovviamente Cannonball è un musicista che ha saputo, forse è un po' il musicista simbolo di questa cosa qui, che ha saputo mescolare il linguaggio blues più verace, più nero con il bebop. È vero che qualcuno potrebbe dire non l'ha fatto solo Cannonball, però è anche vero che come l'ha fatto Cannonball è veramente secondo me lo zenith, l'apice di questa cosa qui. Guarda, se non conosci Cannonball Adderley, ti dico la verità, quasi ti invidio, anche se non sono un tipo invidioso, però perché è un musicista talmente interessante da scoprire che scoprirlo è proprio è un viaggio, devi assolutamente ascoltarlo. Allora, suono lentamente la frase e vi faccio capire l'effetto di questa sostituzione armonica. Ascoltiamo la frase con l'accordo originale sotto.
Ascoltiamo adesso invece la frase con l'accordo sostituito. Quindi, questa frase, proviamo un attimo a sganciarci da Milestones, ascoltiamo la frase isolata. Eccetera. Questa frase ha un sound marcatamente blues, infatti viene subito da pensare a questo accordo qui. E questo è il sound dell'accordo, no? Quindi sicuramente Cannonball avrà pensato all'accordo di La settima, sostituito al posto del Mi minore settima. E, tra l'altro, questa cosa qui enfatizza contemporaneamente sia il sound blues e sia anche il sound dorico, perché contiene il do diesis, che è la sesta maggiore di Mi settima. È qualcosa, vedete che ci sono proprio le note dell'arpeggio, cioè poi qui c'è la terza maggiore presa anche con un bending. Quindi questa è una cosa interessante, tra l'altro io ho sempre pensato, forse è, diciamo così, è qualcosa anche di impossibile, qualcosa a cui si può pensare ma in realtà è irraggiungibile, però mi ha sempre intrigato il fatto che uno dei motivi per cui mi piace trascrivere i soli, oltre che per sicuramente per approfondire il linguaggio, perché mi piace cercare di rifare le frasi dei musicisti che amo, uno dei motivi secondo me è anche cercare di provare ad entrare nella testa del musicista, cioè provare a pensare come lui. Quindi sicuramente qui c'è una sostituzione, l'accordo di La settima, dove compaiono proprio le note dell'accordo. Poi scende cromaticamente fino alla settima minore, quindi vi risuono la frase fino a qui. Ecco, qui questo Sol diesis Sol è un approccio cromatico, chiaramente. Rivado da capo. Ok, poi da qui abbiamo le due note Sol e Mi dove c'è, vedete, dove il musicista sale sulla nota della scala e ritorna poi alla nota da cui è partito. Queste cose secondo me sono importanti, poi vi dirò perché è una cosa che proverò a fare alla fine di questo video, per cercare di prendere spunto dalle frasi dei musicisti per poi creare delle vostre frasi che sono totalmente diverse da loro, ma che hanno magari in comune qualcosa nel modo di pensare. Andiamo avanti, qui c'è un'altra particolarità. Dopo aver fatto qui c'è un'altra sostituzione, l'accordo di Do minore. Quindi, vedete, Do, Re, Mi bemolle, Fa, Sol. E poi, per chiudere sul Fa diesis, chiude sulla nona dell'accordo. Questa è una cosa molto bella. Sentite il fatto di chiudere sulla nona quanto apre il sound alla fine, no?
anziché sentite com'è più banale, e lascia aperto il discorso. Quindi risuono la frase da capo lentamente. Se volete chiaramente trascrivete ad orecchio, io è una cosa che consiglio sempre di fare, perché secondo me la musica è a tutti gli effetti un linguaggio. Io la cosa che ho detto sempre a tutti i miei amici, a tutti i miei studenti, è quella che comunque la musica è un linguaggio e dato che abbiamo imparato il linguaggio verbale imitando, secondo me possiamo anche imparare il linguaggio musicale imitando. Poi ovviamente questo non vuol dire che trascrivere Cannonball o Coltrane o Joshua Redman o chi volete voi, non vuol dire che voi dobbiate diventare il clone di quel musicista, però vuol dire che potete imparare dalle sue frasi non solamente le note ma un concetto. Questo è in termine ampio quello che gli americani spesso chiamano vocabulary, che non è la stessa cosa di vocabolario in italiano, è come se racchiudesse un concetto più ampio. Adesso provo a suonarla lentamente per farvi capire come io credo che Cannonball articoli, perché l'articolazione di Cannonball ha una caratteristica, è molto precisa, è molto dettagliata, gli americani usano crisp per dire questa cosa, cioè crisp è una cosa che è dettagliata, ma crisp sono anche i biscotti, no? Crispy cookies, queste cose qui, cioè vuol dire anche croccante, nel senso che è un'articolazione che scrocchia, diciamo così, in italiano. Questa è una cosa particolarmente difficile già sull'alto, considerando il mostro che era Cannonball, non vi dico sul baritono. Quindi riprovo. Quindi, vedete, metto un colpo di lingua e poi leggo fate-a-de-do, fate-a-de-o, fate-a-de-o. Uguale. Quindi l'accento è e poi c'è questa parte successiva. E poi da qui a me sembra, ripeto perché non è facilissimo individuare queste cose, a me sembra che lui articoli ogni nota. Quindi e poi e c'è un accento su questa nota. Quindi questa è un'altra cosa importante anche nelle frasi di Cannonball, che spesso sono, diciamo, talmente esplosive, talmente virtuosistiche, che questo aspetto, diciamo, passa magari come meno evidente, talmente il virtuosismo che aveva Cannonball. Cioè, in realtà, quando lui fa queste cose, c'è tantissimo anche di dinamica. È vero che non è una frase chiaramente che va dal pianissimo al fortissimo perché il gruppo sta spingendo, il sole è appena partito, però all'interno di questa frase ci sono comunque delle curve. Ve la faccio riascoltare. Ecco, forse adesso è venuta meglio. Riprovo ancora. Ancora. Ok, adesso sicuramente era più convincente. Per oggi è tutto. Se vi è piaciuto il video lasciate dei commenti sotto al canale, se volete farmi sapere anche voi cosa ne pensate di questa frase, di Cannonball, del disco di Miles, di qualsiasi cosa che riguarda il sassofono, chiaramente potete scrivermi vi lascio anche un link dove ho trascritto un solo intero di Cannonball Adderley, è una playlist dove ho trascritto diversi soli di sassofonisti, anche di pianisti in realtà, che poi ho suonato col baritono, mi sembra che l'abbia chiamata Baritonized Solos. La trovate qui in alto a destra. Ciao, ci vediamo al prossimo video.